Seconda guerra mondiale. Gli equipaggi del 100° Bomb Group, un reparto che vola con bombardieri strategici con base nell'Inghilterra orientale, ha una missione: portare la guerra a Hitler. Fermare il Reich avrà un costo altissimo. Bentornati su Wikos, gente, io sono John Mira e oggi recensisco la miniserie che trovate su Apple TV, Masters of the Air. Questa serie è composta da 9 episodi, è basata sul libro, scusate se lo leggo, Masters of the Air, How the Bomber Boys Broke Down the Nazi War Machine, di Donald N. Miller. Era un titolo un po' lungo. Io questo libro non l'ho letto, ma la serie è bellissima. Tornano in produzione Steven Spielberg e Tom Hanks dopo già le miniserie a sfondo bellico Band of Brothers e The Pacific. Io anni fa ho visto soltanto Band of Brothers e devo dire che mi era piaciuta tantissimo. Recupererò anche The Pacific. Questo duo produce miniserie con lo sfondo della seconda guerra mondiale che hanno dei marchi di fabbrica. Troviamo sempre realismo, accuratezza storica e le storie dei personaggi che vanno a combattere. Inoltre Hanks e Spielberg vogliono ricordare il sacrificio di queste persone durante quel conflitto. Questa volta il budget per questa miniserie è circa $250 milioni, una delle serie TV più costose mai fatte fino adesso. E ragazzi, i soldi spesi si vedono tutti quanti. Semplicemente posso dirvi che è un colossal dal punto di vista della ricostruzione. Scenografia, set ricreati, oggettistica dell'epoca, costumi di scena, make-up, tutto accuratissimo. E in alcuni episodi ci sono questi campi larghi, questi totali dove si vede l'imponenza dei set, della ricostruzione, ti lascia a bocca aperta. Il bello infatti delle scene a terra, se che sia un momento tranquillo, diciamo di pace, o comunque un momento durante la guerra, il bello è che il set lo puoi toccare, è tangibile. Invece le molteplici scene aeree sono ricreate in studios con l'utilizzo di vari effetti visivi, ma anche questi sono di alta qualità, come vi ho detto i soldi spesi si vedono tutti. Quindi lo spettatore respira quel periodo storico. Per quanto riguarda la regia, gli episodi sono affidati a registi diversi. Ci sono vari nomi dietro la telecamera, però secondo me quello che spicca è quello di Cary Joji Fukunaga, ovvero il regista della prima stagione di True Detective che ho adorato ed è il bellissimo capitolo conclusivo della saga di Daniel Craig di 007, ovvero No Time to Die. A parer mio gli episodi sono ben bilanciati a livello di regia, ovvero hanno un taglio molto simile, anche se ogni tanto si può notare qualcosa di diverso tra un episodio e l'altro, qualche virtuosismo. Per esempio in un episodio viene utilizzato lo slow motion, invece negli altri episodi non viene utilizzato mai, ovvero il regista di quell'episodio voleva utilizzare quella tecnica, quell'idea visiva, negli altri episodi con altri registi non viene mai utilizzata. Però ogni tanto tra un episodio e l'altro si nota una mano diversa su piccole cose. Per quanto riguarda il cast invece ci sono vari nomi e la lista è molto lunga, però spicca sicuramente quello di Austin Butler, che già quest'anno abbiamo trovato in sala con Dune parte 2 e a giugno invece arriva con un altro film, The Bike Riders. C'è anche un altro attore molto lanciato, Barry Keoghan, troviamo anche Callum Turner, Nate Mann e Anthony Boyle. Quest'ultimo troviamo anche in un'altra serie su Apple TV che è Manhunt. Ovviamente alcuni personaggi hanno più spazio di altri e inoltre in ogni episodio lo spettatore non seguirà soltanto un punto di vista di un personaggio. Durante quei 40-50 minuti lo spettatore vedrà più punti di vista di quel periodo, anche perché più si andrà avanti nella serie più la trama viene ramificata. Inoltre la serie parte con calma, si prende i suoi tempi, però le emozioni secondo me ci sono sin da subito e già dal primo episodio la tensione non manca. La vicenda culminerà in un episodio finale di quasi 80 minuti e posso dirvi che negli ultimi 2-3 episodi ogni tanto potrà cadervi qualche lacrima. Ammetto che nell'ultimo episodio mi sono molto emozionato, ero molto coinvolto e tutto questo secondo me è molto positivo per un prodotto simile. Vivi la situazione insieme ai personaggi e ovviamente in una serie del genere i momenti drammatici non mancano. Il voto che do a questa bellissima miniserie è 9. Ragazzi, sono John Mira, vi ricordo di seguire Wikos su tutti i social, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitch. Oltre alle recensioni di serie TV e film trovate tanti altri contenuti, libri, manga, anime, videogiochi, gameplay, si parla di tantissime cose. Mettete mi piace al video, condividetelo e noi ci vediamo o alla prossima serie o al prossimo film. Ciao!